Oggi è il grande giorno, sono le 7:10 e non saprei cosa dirvi. Ok, di andare in facoltà. Bella a tutti ragazzi. L'università è un'esperienza di vita che ci porta a fare tantissime scelte, ci porta a riflettere su tantissimi argomenti che possono essere le relazioni interpersonali con le altre persone o anche solo l'organizzazione stessa dell'amore di studio che uno può avere. Beh, ma non è solo questo l'università, perché l'università è un momento didattico-sociale che ci permette comunque di sviluppare tutte delle competenze, delle capacità che andremo ad utilizzare poi successivamente all'interno del mondo vero, della vita reale, cioè della vita di tutti i giorni. Per come me la ricordo io, l'università è stata una bella esperienza, seppure per alcuni aspetti abbastanza traumatici, perché alla fine uno si deve organizzare, cioè deve crearsi veramente un ritmo scandito che gli permetta di dire ok, oggi inizio da qua, devo arrivare fino a qua, quindi in questo lasso di tempo qua devo sapermi organizzare la giornata, devo sapere che oggi se devo studiare, domani posso fare festa, dopodomani devo di nuovo studiare perché tra 2 mesi avrò un esame. Questo è l'università. No, è riduttivo dire che l'università sia esclusivamente lo studio e la preparazione per determinati esami, perché l'università è anche il confrontarsi con altre persone. Per esempio, noi, nonostante fossimo un corso di soltanto 25 persone, 27 persone, ci siamo dovuti confrontare con diverse realtà e queste realtà non sono mai bellissime, perché ognuno pensa nel modo in cui vuole, ognuno pensa io devo fare così perché mi è stato insegnato così e questo mi porterà poi alla fine ad essere in un altro modo diverso da te, ma soprattutto migliore di te. Questa è l'idea che c'è all'interno di un corso di laurea e questo è il problema di fondo, che c'è una competizione spudorata, una competizione che può essere una competizione positiva, una competizione negativa, ovvio. Non spesso è una competizione negativa, perché le persone sono portate a dire beh, io sono in questo punto adesso, quindi ciò vuol dire che devo arrivare prima io di te rispetto a te. Io devo dire che me la sono passata abbastanza bene. I primi tre mesi di università diciamo che sono stati abbastanza traumatici, poiché non avevo organizzazione, zero organizzazione. Infatti sono stati 3 mesi allucinanti. Avevamo preso addirittura un coniglietto piccolino che è morto dopo 2 mesi perché lo lanciavamo all'interno di tutta la casa. Questo coniglietto quindi girava, ma alla fine tornava sempre da noi zampettando, tipo. Era fantastico, si chiamava Paprika. Революция отшвырнула тех, кто рушащийся оплакивал 1000 родов, ибо знает, новый грядет архитектор. Это мы, иллюминаторы завтрашних городов.
Quindi, ok, io inizio un corso universitario per 3 anni, per 4 anni, per 5 anni, per 6 anni, per tutti gli anni che sono necessari a portare al compimento di questo corso universitario. Però devo pensare, ce la farò a iniziare e a finire ponendomi il fatto che dovrò veramente passare quel tempo cercando di organizzare al meglio le mie risorse, le mie capacità per focalizzarle e superare questi esami, superare comunque quelle che possono essere anche le divergenze che si possono creare durante questa permanenza all'università se sei un fuorisede. Io penso che però alla fine, se dovessi parlarvi con il cuore in mano, per me è stata un'esperienza eccellente perché mi ha permesso comunque di confrontarmi con altre persone, di crescere interiormente, però mi ha permesso di dire ok, ora è tutto nelle mie mani, sono io che devo decidere come sarà la situazione, cosa farò del mio futuro, sono io che decido cosa dire oggi, cosa fare domani, come studiare, come non studiare, come passare il mio tempo. Sei tu che ti organizzi, sei tu che attraverso questi ragionamenti, comunque questa presa di coscienza, riesci ad arrivare a una soluzione, riesci a dire ok, io ho questo tempo, io devo dedicarmi a questo tempo. Tira giù, come un po' di vera. Come un po' di vera. Красоте задающей железный тон, чтоб природа нехилыми не сквернили скверы. В небесах шарахаем железобетон. Мы идем нерушимо бодро. Эй, 20-летние, взываем к вам, барабаня, тащите красок вёл. La valutazione è andata bene, 96 su 110, quindi sono contento per lui, complimenti a Alex. Voglio che festeggia con gli altri. Bene così. Auguri Alex. Tu invece la tua votazione ha fatto schifo, infatti io quando mi laureerò prenderò 110 su 110 e ci vediamo, ciao ciao. Утро заново украсимся, сияй, Москва. Сияй, сияй, Москва. Ай, сияй. La laurea è stato qualcosa di epico, un momento in cui gente importante del settore in cui ti stai impegnando ti fanno le loro lodi per il tuo operato all'interno della società, o comunque questa briciola che hai buttato in questo momento all'interno della società. È stato veramente emozionante a dir poco, perché quando sei lì e ti dicono va bene, lei da oggi in poi è laureato nel mio caso tecniche di radiologia ed è un dottore a tutti gli effetti. Si pretende da te un determinato comportamento, si pretende da te una determinata conoscenza, una determinata competenza, che spesso e volentieri manca. È qualcosa di sensazionale. Però secondo me non serve avere una laurea per essere veramente qualcuno. Ho fatto una specie di scommessa con la mia ragazza. Ci sono state tante persone che hanno deciso bene, io dall'oggi a domani non voglio più fare quello per cui sto studiando. Dall'oggi a domani loro hanno detto mi sta chiudendo questo sistema scolastico, sistema di gestione della persona, delle capacità individuali, mi sta distruggendo. Io non posso conformarmi a questo tipo di sistema, di conseguenza devo andarmene, e molte persone l'hanno fatto, vedi Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs. Per questo dico, non è necessaria una laurea per essere delle persone, per essere degli individui e in quanto tale assumersi le proprie responsabilità e soprattutto fare e motivarsi per fare, perché se noi abbiamo bisogno di un pezzo di carta che ci motivi a dire ok, io dall'oggi a domani voglio cambiare la mia esistenza, voglio cambiare comunque la società, voglio cambiare quello che sto vivendo, mi ho sbagliato tutto. Bisogna pensare che è dalle piccole cose, partendo dalle piccole cose, ovvero da quello che noi facciamo quotidianamente. Io sono convinto che dell'idea che non avessi fatto questo corso di laurea mi sarei dedicato a tutt'altro, probabilmente avrei avuto successo in qualcos'altro o avrei avuto un declino eclatante.
Però alla fine sono stato lì perché ho ritenuto più opportuno portare a termine questo impegno. L'ho iniziato e ho detto è importante portarlo a termine perché non bisogna mai rinunciare, arrendersi, bisogna porsi degli obiettivi costantemente, quindi avere sempre focalizzato un obiettivo, ovvero devo arrivare a questo punto qua, ma sono a questo punto qua, quindi che strada posso fare per arrivare a questo punto qua? Beh, ci sono 10.000 strade che uno può fare, alla fine quello che importa è l'obiettivo, che può essere l'università, che può essere comunque la laurea, comprarsi la macchina nuova, salvare delle vite, vedere un sorriso nella faccia di una persona, questo può essere un obiettivo, bisogna porsi un obiettivo nella vita e soltanto altrimenti avremo successo, soltanto altrimenti potremo dire ok, ce l'ho fatta. Nonostante sarà difficoltoso, nonostante sarà difficile, bisogna impegnarsi, bisogna mettersi con tutta la testa e arrivare al punto, arrivare a quel punto lì che ci siamo focalizzati qua sopra, qua. Il nostro cerchio, l'obiettivo. Parola chiave quindi motivazione. Bisogna essere motivati, bisogna aver voglia di fare, bisogna aver voglia di svegliarsi al mattino e dire ok, cosa faccio oggi? Oggi devo crearmi il mio futuro. Abbiate voglia di creare, di essere. Che se voi avete questo obiettivo, portatelo a termine, non avete scuse. Esiste soltanto un oggi e come diceva qualcuno, la vita è solo un brutto quarto d'ora costellato da momenti felici, quindi fate sì che questi momenti siano stupendi, siano momenti degni di essere ricordati, momenti che vi ricorderete per tutta la vita, momenti che vorrete raccontare ai figli dei vostri figli. Rendete tutto ciò magnifico, tutto ciò che state vivendo qualcosa di entusiasmante e che vi faccia perdere il respiro ad ogni attimo che state vivendo.